Sono Angela e ti insegno a parlare italiano. Oggi voglio parlare e spiegare la parola proprio. Riconosco che non è anche così semplice da pronunciare, c'è un doppio proprio. La parola proprio può essere usata con diversi significati. Per questo è importante usarla in modo corretto, ma soprattutto è importante capire quando gli altri ti parlano. Questo lo dico sempre. Cominciamo dicendo che la parola proprio può essere usata anche per sostituire l'aggettivo possessivo suo, ma solo suo. E per questo motivo dobbiamo ricordarci che in questo caso può essere declinato anche lui. Quindi avremo suo proprio, sua propria, suoi propri, sue proprie. E adesso facciamo degli esempi. Luca guida il proprio aereo. Anna è soddisfatta delle proprie amiche. Giacomo ha ridipinto il proprio appartamento. Elisa beve dalla propria tazza. In tutti gli esempi che ho elencato prima, posso sostituire proprio con l'aggettivo possessivo suo e la frase non cambierà di significato. E vi faccio vedere. Luca guida il suo aereo. Posso dire Anna è soddisfatta delle sue amiche, oppure Giacomo ha ridipinto il suo appartamento, ed infine Elisa beve dalla sua tazza. Ma sia chiaro, questo succede solo quando l'oggetto è di proprietà del soggetto della frase, altrimenti il significato della frase nel suo complesso cambia. E vi faccio vedere. Riprendiamo come esempio il nostro primo esempio. Luca guida il proprio aereo. Ma se io dico Mario, il fratello di Luca, guida il proprio aereo, non capisco. Prima avevo capito che l'aereo era di Luca. Adesso che cosa succede? Anche Mario ha un suo aereo? Quindi per questo motivo, siccome l'oggetto non è proprietà del soggetto, in questo caso il soggetto della frase, della seconda frase, è Mario che guida l'aereo, non posso usare proprio. Devo essere più precisa e quindi dovrò cambiare frase. Posso dire Mario guida l'aereo di suo fratello. Sono stata chiara? Posso usare proprio con espressioni impersonali, generiche, quando proprio mi serve per esprimere al massimo il significato della frase. E vi faccio degli esempi. Ognuno dovrebbe seguire il proprio cuore. Spesso si esprime la propria opinione senza pensare. Propria opinione. Questo me lo diceva sempre mia nonna. Ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni e questo succede quando ci sono dei litigi. Le persone in questa azienda dovrebbero fare il proprio lavoro. Avete capito cosa intendo? Quando la frase è impersonale e si vuole enfatizzare al massimo il significato della frase stessa e quindi sono libera di usare proprie opinioni, proprie azioni, il proprio cuore. Possiamo usare proprio anche in sostituzione di due avverbi in modo particolare, esattamente e precisamente. E vi faccio degli esempi. Ti stanno aspettando, ma sei in ritardo. Qualcuno ti chiama e tu rispondi al telefono e dici sto uscendo proprio adesso, esattamente adesso, precisamente in questo momento. Oppure vado in palestra tutti i giorni proprio alla stessa ora, esattamente alla stessa ora. Come vedete è semplice da sostituire. Oppure entri in un negozio di abbigliamento e stai alla ricerca di una maglietta di un colore, facciamo verde, un verde preciso che non sia né troppo chiaro né troppo scuro. E quindi ti rivolgi alla commessa dicendo questo verde non è proprio quello che sto cercando e anche in questo caso non è il colore preciso che tu stai cercando. Oppure in una conversazione in modo disinvolto incontri un'amica che non vedi da tanto tempo e conosci per la prima volta suo figlio e allora le dici questo bambino è proprio come suo padre ed anche in questo caso proprio potrebbe sostituire preciso, esattamente come suo padre, precisamente come suo padre. Ma se vogliamo essere precisi,
va a sostituire quel verbo con cui noi indichiamo la somiglianza e quindi il proprio come suo padre può divenire somiglia a suo padre. Questo è un italiano più corretto. Ma è molto comune sentir dire questo bambino o questa bambina è proprio come suo padre o è proprio come sua madre. Può succedere che incontri una tua ex collega di lavoro dopo tanto tempo e le chiedi dove abiti adesso? E lei ti potrebbe rispondere abito proprio alla fine di questa strada. Anche in questo caso proprio è un avverbio. Lo voglio sottolineare perché in tutti questi esempi proprio è un avverbio e quindi significa che non cambia mai, rimane sempre proprio, non viene declinato, come quando sostituisce invece l'aggettivo possessivo. E vi faccio capire. Ad esempio posso dire mia nonna aveva un orto proprio come questo. Oppure, dopo un inverno così lungo, questo è un inverno in Canada chiaramente, sono proprio stanca. Proprio stanca. Volevo dirti che il film di ieri sera è stato proprio interessante. Anche in questo caso non cambia, rimane proprio interessante. Guarda questo quadro, è proprio espressivo. Spero di essere stata chiara, ma possiamo trovare proprio con un uso qualificativo, direi, quando esprime una caratteristica, qualcosa di tipico, che può appartenere a qualcuno o a qualcosa. E vi faccio degli esempi. Tuo fratello si comporta proprio come un bambino. Capite cosa intendo? In questo caso proprio definisce un atteggiamento, un modo di essere, una qualifica, una caratteristica. Oppure, guardando una chiesa di stile barocco, si può sentir dire riconosci lo stile di tutte queste linee curve? È proprio dell'architettura barocca. Quelli che ho elencato fino adesso non sono tutti gli usi di proprio, ma sono sicuramente tra i più importanti e i più comuni, quelli che bisogna imparare a riconoscere quando qualcuno ci parla. Potresti trovare proprio anche in un significato particolare, quando sostituisce molto, e per farti capire ti regalo degli esempi. Io dico sempre a me stessa, è proprio difficile imparare una nuova lingua. Io ho dei problemi con il mio inglese. Oppure, ad esempio, se devo chiedere, pensi che sia proprio complicato imparare a guidare una barca a vela? Che ne pensi? È proprio complicato? In questi due esempi che ho fatto, se noi sostituiamo proprio con molto, la frase non cambia. Posso dire è molto difficile imparare una nuova lingua, pensi che sia molto complicato imparare a guidare una barca a vela. E se qualcosa non è stata proprio chiara, scrivetemelo nei commenti. Grazie per tutti i like che troverò. Thank you for watching e bye!